Per Solo Palmari, Gianni alias GT, in compagnia questa volta di uno dei più eleganti ed esteticamente riusciti smartphone di high-tech computer, forse persino il più bello fra tutti i device Android presenti sul mercato. HTC Legend è così piacevole a guardarsi ma anche a toccarsi perché la sua scocca è interamente realizzata in un unico blocco di alluminio. La scelta ha favorito il design ma anche la qualità costruttiva, robusto, solido. Ha per forza di cose uno chassis che, anche sottoposto alla più forte delle pressioni, non emette in alcun modo scricchiolii, non mostra segni di sofferenza. HTC Legend è dunque molto più accattivante di quanto non sia HTC Desire, smartphone di punta di tutta la gamma Android del costruttore taiwanese. Eppure proprio dal Desire il Legend riprende alcune soluzioni hardware, come ad esempio lo stick ottico. A lui continuiamo a preferire la rotellina adottata da altri terminali, è il caso del Google Nexus One, ma il sistema di input fa egregiamente il suo lavoro, mostrandosi sufficientemente preciso ed affidabile. Scocca in alluminio e look ricercato erano per il Legend una premessa indispensabile per differenziarsi da altri prodotti di fascia equivalente. High-tech Computer deve aver investito non poco per approntare una catena produttiva che potesse consentire l'assemblaggio di un terminale monoscocca, ma se i risultati premieranno di sicuro gli sforzi, è legittimo prevedere che molti dei futuri device saranno prodotti con caratteristiche simili. Come dire, gli ingegneri HTC potranno ancora beneficiare del lavoro svolto e dunque il Legend è di sicuro destinato a figliare un gran numero di discendenti. Se HTC Legend si distingue e primeggia nel campo del design e della qualità costruttiva, non può dirsi lo stesso in tema di prestazioni. Il device ha una CPU mediamente performante, di sicuro meno veloce di quella adottata dal Desire. Le differenze tra i due dispositivi non si notano particolarmente nell'ordinario utilizzo, per quanto leggeri e non compromettenti rallentamenti possono verificarsi quando entra in gioco il modulo telefonico, un osso duro per il sistema operativo Android come per altre piattaforme. A soffrire invece con maggiore evidenza per il clock rate della CPU Qualcomm MSM 7227, pari a soli 600 MHz, il browser web. Per quanto sotto questo aspetto il Legend si riveli tra i più efficienti dispositivi al mondo, ed il merito, come sappiamo, va ad Android e Clair, talvolta il client HTML risente del peso eccessivo di alcune pagine internet e lo dimostra rallentando il rendering dei contenuti. Il Legend, come il Desire, però, è ancora tra i pochissimi smartphone in grado di visualizzare filmati prodotti in formato flash. Come stiamo per vedere, il Legend riproduce le clip senza alcuna difficoltà. Salvo, já tinha dito no fórum, tive acesso aqui a umas peças, supostamente do iPhone 4G, mais concretamente da middle frame. Abbiamo voluto riscontrare in termini obiettivi la velocità operativa dell'HTC Legend, misurandola con alcune applicazioni dedicate ai benchmark. I risultati hanno confermato, laddove ce ne fosse bisogno, la grande differenza in termini di prestazioni rispetto al Desire. Facciamo assieme qualche esperimento.
Mentre lanciamo ancora altri benchmark, affrontiamo un nuovo argomento. HTC Legend ha ottenuto brillanti risultati nelle prove delle interfacce senza fili. Tanto il modulo GSM 3G quanto il Wi-Fi ed il Bluetooth sono usciti con voti alti dai test empirici, quelli pratici per intenderci. In particolare il Wi-Fi è stato capace di rimanere agganciato ad un router wireless a distanza di circa 10 metri, con 2 muri tramezzi a fare da ostacolo. Dunque, almeno in questo esame, il bello della gamma high-tech computer merita senz'altro la promozione a pieni voti. Nella riproduzione della musica, HTC Legend si comporta come un buon player multimediale da tasca. Il suono è pulito e gradevole in cuffia, ma in questo, come in altri casi in cui è coinvolto un chipset Qualcomm, il volume massimo non è tra i più alti. Sono avvisati coloro che ascoltano gli MP3 nel traffico cittadino. Sufficientemente alto il volume diffuso dagli altoparlanti integrati, dalla qualità e dal volume paragonabili a quelli che caratterizzano HTC Desire. Davvero buone le performance del riproduttore video. Abbiamo effettuato un test convertendo il trailer del film Avatar dal formato HD 720p AVI in MP4 con risoluzione da 1280 x 534 pixel, dunque molto vicino all'alta definizione originaria. Il risultato possiamo guardarlo assieme. HTC Legend, come ogni buon device, può naturalmente prestarsi anche come sistema di navigazione satellitare. Il ricevitore GPS, che abbiamo provato anche lungo percorsi a piedi, è adatto tanto agli utilizzi nei servizi di localizzazione quanto all'impiego come vera e propria soluzione per la navigazione. I satelliti sono agganciati rapidamente e anche in situazioni difficili e quando la vista del cielo è in parte ostruita sono tenuti con rassicurante tenacia. È il caso delle immagini che stiamo riproducendo in questo momento. Discreti i valori dell'autonomia riscontrati nelle prove di laboratorio. La batteria da 1300 mAh pare capace di sostenere HTC Legend per un'intera giornata di lavoro o di spasso. Il merito va naturalmente per buona parte alla CPU, il cui clock rate evidentemente è dimensionato ad un utilizzo protratto ed impegnativo. HTC Legend è uno di quegli smartphone che non vanno nascosti, al contrario. Il telefono è stato progettato per trasmettere a chi lo impugna sensazioni di solidità, di cura del dettaglio, di fattura superiore alla media. Fortunatamente queste qualità non sono evidenti soltanto a chi il terminale lo tiene fra le mani, ma anche a chi gli sta vicino. Dunque HTC Legend è un dispositivo da mostrare con disinvoltura e perché no con un pizzico di compiacimento. Peccato per le prestazioni, non ai vertici della categoria, ma a qualcosa bisogna pur rinunciare. Solo Palmare, in ogni caso, sente senza dubbio di poter consigliare l'acquisto di questo gran bello smartphone.